l'epoca dell'Internet delle cose, Internet of Things. L'automobile è un elemento ovviamente importante, così come la casa, e quindi bisogna che siano connessi. In casa Mercedes questa funzione viene svolta di fatto da Mercedes Me, un'applicazione che è più che un sistema di connettività a bordo dell'automobile, ma che è un sistema di finanziamento piuttosto che dei negozi. È proprio un mondo intorno all'automobile per un lifestyle della stella. Audi porta al CES una veneristica plancia denominata Virtual Dashboard, che illustra il futuro delle interfacce di bordo per le vetture degli anelli. Il concept montato sulla e-tron 4 include grandi display touch interconnessi tra loro, controllabili con sistemi touch response. L'integrazione con smartphone e affini è completa per una connettività sempre più spinta non solo tra guidatore e veicolo, ma anche tra veicolo e infrastrutture o altri utenti della strada. A dimostrazione di quanto la rassegna di Las Vegas sia diventata un palcoscenico di primaria importanza per le case automobilistiche, Chevrolet espone in anteprima mondiale la versione definitiva dell'elettrica Bolt EV. La prima full electric della marca è una compatta 5 posti con un'autonomia di ben 320 km. Si può ricaricare in soli 45 minuti, ma alla normale presa di corrente domestica ci vogliono sempre 9 ore. Non manca la connettività LTE con relativo hotspot Wi-Fi per i passeggeri e soprattutto un'app, My Chevrolet, per controllare tutte le funzioni della vettura anche da remoto. Come promesso in occasione del nostro servizio dal Salone di Detroit, ecco la nostra presa di contatto con la nuovissima Cadillac CTS-V, una raffinatissima ipertecnologica limousine con dentro una strapotente muscle car che rispetta la migliore tradizione made in USA. Detto fatto, eccoci quindi al volante di questa cattivissima top di gamma americana, una vettura in grado di mettersi alle spalle le più blasonate berline plurifrazionate tedesche, indifferentemente che si chiamino RS, M o S. Qui non ce n'è per nessuno. Eccoci quindi pronti a vivere un viaggio indimenticabile su strade dai panorami mozzafiato e coccolati dalla più raffinata e prestazionale Cadillac di sempre. Si parte! Lo capite dal panorama, siamo negli Stati Uniti, in Arizona per la precisione. Gli Stati Uniti, si sa, sono terra di auto muscolose, le famose muscle car, e quindi è qui che abbiamo voluto mettere alla prova la nuova Cadillac CTS-V 2016, la macchina che rappresenta il massimo delle prestazioni mai prodotta dalla casa del marchio GM in 112 anni di onorata carriera. Una carriera costellata di successi sportivi. Cadillac è un brand sì di lusso ma anche sportivo, e in questa versione 2016 la nuova CTS-V esprime 640 cavalli di potenza massima grazie a un V8 6002 turbo, più di qualsiasi Mercedes e BMW V8 per intenderci, per un'accelerazione da 0 a 100 in 3 secondi e 7. Cattivissima, muscolosa, ma al tempo stesso elegante e priva di eccessi, la CTS-V esprime tutti i valori del marchio già al primo sguardo. Le soglie battitacco sono in alluminio e personalizzate dal logo V che identifica le Cadillac più sportive, quelle in grado di ben figurare anche in pista e strettamente derivate dalle versioni da competizione che da sempre trionfano nelle series americane. Cattivissima quindi, ma senza rinunciare a quell'aspetto da limousine che ogni cliente Cadillac si aspetta dalla propria vettura. Ecco quindi la coda pronunciata, i proiettori a sviluppo verticale che fanno da contrasto con un muso imponente e scolpito con la caratteristica calandra, impossibile da non ammirare.
fregi cromati rappresentano un'interpretazione moderna del più classico American Style. Ma la CTS-V è una sportiva vera. Ecco quindi ampissime prese d'aria anteriori, una gobba sul cofano che mette i brividi solo a vederla e tanto carbonio, anche e soprattutto dove non si vede, a dispetto che sotto le forme da classica sedan di lusso c'è in realtà un gran lavoro che rende unica questa serial di serie. Un esempio: basta aprire infatti lo scultoreo cofano motore per ammirare la sua struttura in carbonio che fa tanto auto da competizione e rivela una cura realizzativa davvero impeccabile. E poi c'è il mostruoso V8 da 6,2 litri con compressore volumetrico, in grado di riempire occhi e cuore anche da spento. L'abitacolo non ha nulla da invidiare in tema di materiali e finiture alla migliore produzione europea, con la quale la vettura andrà a combattere una battaglia all'interno di una nicchia per pochi fortunati, ma quanto mai rappresentativa in termini di immagine e valore per il brand. La sensazione di totale controllo di tanta potenza è accentuata da un abitacolo in grado di accogliere pilota e passeggeri in un ambiente lussuoso, sì, ma anche ergonomicamente perfetto, a partire dai bei sedili avvolgenti che non fanno sentire la stanchezza, nemmeno dopo ore e ore di viaggio. Il quadro strumenti interamente digitale è completo, ergonomico, ma anche altamente emozionale, con le sue grafiche che cambiano incattivendosi a seconda della modalità di guida scelta. Tutte le informazioni sul funzionamento della vettura sono sotto controllo, non manca davvero nulla. Alla prima sgasata, la nostra Cadillac produce un ruggito che mette i brividi. Diciamo subito che la vettura, a dispetto delle performance da super sportiva, è confortevolissima. L'unica fatica che abbiamo dovuto compiere nel nostro viaggio è stata quella di rispettare i severi limiti di velocità americani. La CTS-V, infatti, è in grado di raggiungere velocità stratosferiche in men che non si dica, il tutto accompagnato da un ruggito mai invasivo, ma esaltante, emesso dai 4 grossi scarichi posteriori. Alla guida ovviamente le sensazioni sono forti, la potenza è straripante, la coppia raggiunge i 630 Nm e anche andare a passeggio è una vera goduria. Sui percorsi più guidati si può contare su tutto il comfort e l'isolamento dalle imperfezioni del manto stradale, delle variazioni di carico, delle sospensioni Magnetic Ride a controllo continuo, da sempre un plus per le Cadillac più prestazionali, e su un telaio a controllo attivo. Insomma, una vettura entusiasmante che anche da noi potrà conquistare molti cuori di appassionati del genere. Il segmento rappresenta il gotha in tema di prestazioni e raffinatezza, ma se siete tra i fortunati che possono ambire a vetture di questa categoria, un giro su una Cadillac CTS-V prima di scegliere ve lo consigliamo caldamente. Potreste innamorarvi. Ultima notazione sul prezzo, che di poco superiore ai 100.000 euro la rende, si fa per dire, anche concorrenziale rispetto alle competitors teutoniche. Finisce qui la nostra cartolina dagli States. A questo punto non vediamo l'ora di mettere le mani sulla sorellina ATS-V, una vettura ancora più a misura europea, perfetta per le nostre strade e per noi di ruota in pista. Rimanete con noi. Tra il CES di Las Vegas e il Salone di Detroit, cui abbiamo dedicato una puntata speciale, non ci siamo di certo annoiati e dopo la limousine corsaiola Cadillac CTS-V ci siamo regalati una giornata al volante della Lamborghini Huracan tra Malibu e Rodeo Drive. Manifesto d'eccellenza del Made in Italy, ammirata in tutto il mondo e ancor più qui negli States. Aspettando l'auto elettrica, guida autonoma, super sicura e affidabile,
noi abbiamo pensato bene negli Stati Uniti di farci un bel giro con una italianissima Lamborghini Huracan LP 610 4, che certo non può essere messa alla frusta sulle strade dove i limiti sono molto severi, ma che comunque regala grandi soddisfazioni, soprattutto con degli scenari come questi a Malibu. Pronti? Via! Accompagnati dal rombo del suo V10. Anche il semplice gesto per accendere questa macchina da sogno è evocativo e unico. Se infatti su ogni vettura normale si tratta di una formalità da sbrigare senza farci troppo caso, qui l'azione simula quella dell'accensione di un jet. Da qui in poi sono solo emozioni. Emozioni che producono brividi di piacere lungo la schiena già a motore spento. Basta guardarla per rimanere ammaliati dalle sue linee cattive ma pulite e prive di appendici aerodinamiche. Niente orpelli a rovinare le sue forme scultoree. Gli sbalzi ridottissimi, la caratteristica linea continua che parte dall'appuntito cofano e prosegue ai montanti anteriori, il posteriore possente e i caratteristici gruppi ottici montati ai 4 angoli della vettura la fanno apparire come frutto di una fusione unica, un monolite dove tutto è finalizzato all'efficienza aerodinamica, ma al tempo stesso appaga lo sguardo come poche. La maniglia delle portiere, il tappo del serbatoio del carburante e ogni particolare sono studiati per impreziosire il design di questo stealth su 4 ruote. Purtroppo però la nostra Lambo non è invisibile ai radar e quindi l'intransigente polizia locale ci costringe a mordere il freno. Ma anche passeggiare ad andature da codice non è un problema per questa fuoriserie. Sfila come una diva sul red carpet del Kodak Theater, ammiratissima e desiderabile come una stella di Hollywood. Semmai, sta a noi imporci di trattenere il piede sull'acceleratore perché in poco più di 3 secondi si schizza a 100 all'ora. Posteriore centrale da 610 cavalli di potenza e 560 Nm di coppia massima. Cambio a doppia frizione a 7 rapporti che spara le marce come una Formula 1, la trazione integrale che morde l'asfalto e un sistema di controllo che anima. Il tutto in un concerto di emozioni. Ecco la sintesi tecnica di una macchina che rappresenta un sogno automobilistico per tutti gli appassionati. Un'opera d'arte nata per correre, ma anche incredibilmente facile da portare a spasso in centro città. Una volta staccato l'assegno da 210.000 euro per l'acquisto, il resto è solo piacere. Tanto fedele e veloce se la strapazzata in pista, come abbiamo fatto a Imola in occasione del lancio, quanto placida e paciosa a passeggio su Ocean Drive. Ma basta un affondo sull'acceleratore per attirare l'attenzione. L'inconfondibile ruggito del suo V10 aspirato è una prerogativa sempre più rara tra le supercar, dove il turbo è ormai la regola, un vero e proprio marchio di fabbrica Lamborghini. Termina qui la nostra spedizione negli States e anche la nostra giornata da sogno a bordo della Lamborghini Huracan, una di quelle vetture che non vorremmo mai restituire, ma ci aspetta un altro aeroplano, si ritorna in Italia, un po' più fieri che automobili come questa ci rappresentino anche nella terra delle Corvette e delle Mustang.